Ciao a tutti, oggi vi propongo un tutorial su come cucire una maglietta utilizzando come base una maglietta che già possediamo e che ci piace per riprenderne la foggia e le misure. La maglietta avrà un tocco particolare, il collo sarà alla coreana. Il procedimento sarà abbastanza semplice perché utilizzeremo un tessuto elasticizzato e quindi la maglietta non richiederà pens. Ho incominciato tagliando le maniche, ho appiattito la manica del mio modello e l'ho spillata sulla stoffa da tagliare doppiata, con la linea della spalla in corrispondenza della piega, e ho tagliato lungo gli altri tre lati lasciando 1 centimetro abbondante per la cucitura e l'orlo. Per la seconda manica ho utilizzato come modello quella appena tagliata. Ho doppiato nuovamente la stoffa e ho posizionato la manica già tagliata. L'ho fermata con degli spilli e ho tagliato questa volta senza aggiungere margini di cucitura. Ora passiamo al busto. Ho tagliato sia il dietro che il davanti seguendo la foggia del dietro del modello. Ho disposto la maglia piegata in due sulla stoffa doppiata, l'ho fissata con degli spilli e ho tagliato lasciando 1 centimetro abbondante di margine di cucitura lungo i fianchi, lo scalfo manica e la spalla e circa 2 centimetri di orlo in basso. Dopo aver ottenuto le due parti del busto, ho allargato leggermente lo scollo davanti. Questo perché il collo alla coreana deve rimanere abbastanza attillato al collo, tipo un dolcevita, ma allo stesso tempo non ci deve strozzare. L'ultima parte da tagliare è il collo. Come prima cosa bisognerà misurare il girocollo, nel mio caso 40 cm, e quindi tagliare due strisce di stoffa della lunghezza di 41 cm, calcolando anche i margini di cucitura. L'altezza sarà di circa 5 cm, sempre compresi i margini di cucitura. Le estremità, ora squadrate, andranno rifilate e arrotondate. Ora apriremo uno spacco sul davanti, tagliando dalla metà del collo fino a circa 1 centimetro sotto l'ascella. Il lato è indifferente, io l'ho fatto sul lato destro. Quindi sulla parte inferiore del busto ho segnato i punti dove andavano posizionate le asole, nel mio caso a circa 6 cm l'una dall'altra, tenendo presente i margini di cucitura di collo e fianco. Passiamo ora alla macchina da cucire. Come prima cosa ho preparato il bordino per il collo e lo spacco. Ho utilizzato un elastico tubolare ricoperto da un tessuto elasticizzato blu. Il tessuto va ripiegato sull'elastico e cucito con una cucitura dritta utilizzando il piedino per cerniere in modo da riuscire a cucire vicino all'elastico. Incominciamo con l'applicare il bordino allo spacco dal lato della spalla. Il primo passaggio è quello di cucire il bordino sul dritto della stoffa con l'elastico rivolto verso la spalla. L'operazione andrà completata ripiegando il bordo sul rovescio e lasciando l'elastico tubolare lungo il bordo. Il tutto verrà fissato in posizione con una linea di impuntura. Io ho utilizzato del filo blu simile alla stoffa della decorazione. Per il decoro utilizzeremo sempre un punto dritto e il piedino per cerniere. I passaggi per attaccare il decoro alla parte inferiore dell'apertura sono gli stessi, però tra decoro e stoffa andranno inserite le asole. Per creare le asole ho cucito dei piccoli tubolari ripiegando in quattro una striscia di stoffa, che poi ho suddiviso in 4 parti creando le 4 asole, ma si potrebbe anche utilizzare dell'elastico tubolare. Ho poi imbastito le asole sui punti che avevamo segnato dal dritto, con la curva rivolta verso l'interno. Ho cucito il bordino con l'elastico rivolto dallo stesso lato e infine ho rivoltato e impunturato il tutto. Il decoro lungo lo spacco è ora terminato, bisognerà soltanto rifilare l'eccesso di stoffa. Per unire le spalle ho disposto dietro e davanti dritto contro dritto e ho cucito con uno zig-zag, aggiungendo come rinforzo un pezzo di elastico tagliato più corto della lunghezza della spalla, per evitare di creare troppo spessore lungo le cuciture di collo e maniche. Ho completato ripiegando verso dietro i margini di cucitura e l'elastico e impunturandoli per tenerli fermi in posizione. Ho poi unito le maniche facendo combaciare le due estremità e il colmo della manica con la linea della spalla. Ho cucito con un punto sopragitto apposito per i tessuti elastici, ma potrebbe andare bene anche uno zig-zag. Una volta eseguita questa operazione potremo unire i due lati del busto e chiudere la manica con un'unica cucitura. Io ho utilizzato ancora il punto sopragitto. Manca il collo. Innanzitutto le due strisce di stoffa che lo compongono andranno rinforzate con teletta termoadesiva, elasticizzata, quindi applicheremo la decorazione disponendo i due strati di stoffa dritto contro dritto.
Tra i due il bordino con l'elastico rivolto verso l'interno. Le due estremità della parte interna del collo andranno ripiegate e cucite in posizione. Questo servirà successivamente quando uniremo il collo alla maglietta. Il collo va cucito con un punto dritto e anche in questo caso sarebbe meglio utilizzare un piedino per cerniere. Ora bisogna rifilare i margini di cucitura. Io ho utilizzato delle forbici a zigzag, rivoltare il lavoro e impunturare lungo il bordo. Il collo è ora pronto per essere unito al resto della maglia. Disponiamo la parte esterna del collo contro il dritto della maglia, spigliamo in posizione e cuciamo con una cucitura dritta. Per fissare il lato interno del collo bisogna ripiegare tutti i margini di cucitura verso l'interno e cucire dal dritto lungo il solco che si è creato dall'unione tra collo e maglietta. Ed eccoci giunti alle operazioni finali. Gli orli al fondo delle maniche e al fondo della maglietta. Ho ripiegato i margini di cucitura verso l'interno, li ho fissati con degli spilli e li ho cuciti con uno zigzag, utilizzando il braccio libero della macchina in modo da poter girare più facilmente la stoffa. L'ultima operazione è stata quella di attaccare i bottoni, che saranno blu, dello stesso colore del bordo. Ed ecco qui il risultato finale, un particolare della maglia indossata e uno del collo. Grazie per aver guardato il mio video, spero che sia stato utile, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.